Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video tutorial a tema San Valentino. Vi mostrerò tantissime idee passo passo realizzate soprattutto con queste paillette a forma di cuoricino che tutti sicuramente avrete nella vostra postazione. Io utilizzerò quelle rosse, ma potete utilizzare anche quelle di vari colori, a vostra scelta. Per il primo tutorial partiamo con una nail art molto semplice, realizzabile anche da chi ha le prime armi. Utilizzate un colore Ketai, cioè quei colori magnetici, perché l'effetto vi verrà sicuramente più bello. Io ho scelto un magnetico rosso, lo stendo e prima di polimerizzarlo passo lateralmente il magnete per attivare i pigmenti. Adesso polimerizzo e poi vado a passare uno strato sottile di top. Prima di polimerizzarlo vado ad appoggiarci al di sopra le paillette a forma di cuoricino. Per questo effetto vi consiglio di utilizzare delle paillette molto piccole in modo che riuscite a mettere tante sulla stessa unghia. Più cuoricini mettete, più questo effetto vi verrà particolare. Una volta che avete posizionato i cuoricini potete polimerizzare, così si attaccheranno sullo strato del top, e una volta fatto questo passaggio andate a sigillare con il top matte. Sarà molto importante utilizzare un top opaco per valorizzare questo effetto. Una volta polimerizzato anche l'opaco, procedete con un pennello liner molto sottile, il top lucido, e andate a realizzare delle linee verticali vicine tra di loro e soprattutto molto sottili. Polimerizzate anche questo passaggio e l'effetto sarà un contrasto lucido opaco molto particolare con uno sfondo pieno di cuoricini, quindi completamente a tema San Valentino. Potete realizzare questo effetto utilizzando davvero qualsiasi colore di base e qualsiasi colore di paillette. In questo caso io vi sto mostrando un'idea anche con un colore Ketai sul rosa, ma i passaggi sono sempre gli stessi. Questo sarà l'effetto finito di questa prima nail art. Altro tutorial, questo è un effetto sotto vetro che vi consiglio di realizzare quando dovete effettuare una ricostruzione, in modo che così riuscite a vedere anche lo sfondo trasparente. Quindi sullo sfondo trasparente, che sia una copertura, una ricostruzione e così via, andate a posizionare delle paillette. Ovviamente, essendo a tema San Valentino, io ho utilizzato quelle rosse a forma di cuore. Una volta polimerizzato lo strato di base vado a sigillarle per fare in modo di autolivellare completamente la superficie. Lo potete fare con un gel base o con un top. Vi consiglio anche di capovolgere l'unghia prima di andarla a polimerizzare per aiutare l'autolivellamento. Una volta polimerizzato anche questo step, andate a contornare queste paillette che avete messo di base. Io in questo caso ho preferito mostrarvi un effetto sotto vetro molto a tema San Valentino, quindi vado a contornare facendo la forma di un cuore. Sto utilizzando un colore semipermanente, potete utilizzare qualsiasi tipo di colore, ovviamente vi consiglio un colore molto coprente e molto pigmentato, in modo che potete fare questo step in un unico passaggio. Vado a creare prima il contorno e poi vado a eseguire il riempimento con il colore. Polimerizzo e poi sigillo. Questo sarà l'effetto finale. Se lo volete ancora più particolare, vi consiglio di andare a contornare la forma che avete realizzato. Potete farlo creando una linea sottile che delimita l'effetto vetro e il colore rosso, oppure se volete un effetto più particolare e oltretutto anche più facile da realizzare, con un dotter e un bianco andate a realizzare dei piccolissimi puntini su tutto il perimetro dell'effetto vetro. Una volta terminati anche i puntini potete polimerizzare e questo è il risultato
finale di questa nail art. Potete realizzare l'effetto vetro o con la forma di cuore oppure anche realizzando una French. Altra idea, base bianca. Vi consiglio appunto di realizzare una base bianca per valorizzare la vostra nail art. E poi utilizzeremo un pennello liner 0, quindi un pennello molto sottile per cercare di realizzare la nostra nail art molto precisa e appunto molto sottile. Con un painting nero vado a creare le linee della nail art, in questo caso dovrò fare una griglia. Per realizzare le linee molto sottili vi consiglio di utilizzare un pennello molto professionale da nail art e poi anche di non mettere troppa pressione mentre effettuate il disegno. Una volta realizzata la griglia, in 3 quadretti vado a realizzare 3x, sempre con lo stesso pennello e con lo stesso painting nero. Polimerizzo intanto per bloccare il nero e poi con 3 gocce di gel base vado a riempire altri 3 quadretti. Prima di polimerizzare il gel base vado ad inserire in questi 3 quadretti 3 paillette a forma di cuoricino. Polimerizzo per bloccare le paillette e poi posso sigillare. Per la sigillatura potete scegliere un top lucido o opaco. Io vi consiglio un top opaco perché vi farà risaltare tantissimo la vostra nail art. Vi lascio altre idee sempre su questo stile molto stilizzato su base bianca e soprattutto pieno di tante paillette a forma di cuoricino rosso. Ho già steso la base bianca, una volta polimerizzata, sempre con l'aiuto del pennello liner 0, vado a realizzare una linea abbastanza curva che sarà il gambo del mio fiore. Al centro vado a caricare un po' più di nero e poi dal centro vado a trascinare delle linee, anche queste abbastanza curve, verso l'esterno. Vi consiglio di fare il centro non troppo grossolano perché poi tirando in fuori le linee la parte centrale vi si ingrandirà. Vedete, la parte centrale di questo fiore già sta diventando sempre più nera, quindi vi consiglio di fare un puntino perché altrimenti se no poi la parte centrale verrà troppo scura. Andate a trascinare verso l'esterno con questi movimenti rotatori ed utilizzando sempre il pennello liner 0 perché questo vi aiuterà per fare la linea molto più sottile. Quando avete finito, polimerizzate per bloccare il colore nero e poi andate ad appoggiare sulle estremità il gel base. Prima di polimerizzarlo andate ad appoggiare al di sopra le paillette a forma di cuoricino, come ad essere utilizzate al posto dei petali. Polimerizzate solo quando sarete soddisfatte delle posizioni che avete dato a queste paillette. Ho alternato paillette più grandi e più piccole. Ho polimerizzato e adesso sto sigillando, sempre con il top matte per dare un effetto opaco. Altra idea, sempre su base bianca, sempre con pennello liner 0 e gel painting nero. Vado a realizzare questa volta sempre delle linee sottili ma per creare una busta. Quando dovete realizzare un disegno ben preciso e soprattutto proporzionato, vi consiglio di prendere dei punti di riferimento. In questo caso io sto facendo le linee una alla volta e poi, vedete, vado a prendere dei puntini piccoli di riferimento per non sbagliare la posizione dei successivi elementi. In questo caso mi sono presa la parte centrale
per cercare di creare questa nail art in maniera molto dritta e precisa. Anche in questo caso, per creare la parte bassa della busta, vado sempre prima a creare un piccolo puntino centrale di riferimento e poi procedo con le linee per ultimare il disegno. Anche qui mi raccomando, poca pressione con il pennello, in modo che le linee vi verranno davvero sottili. Una volta soddisfatti del disegno, procedete con la polimerizzazione e poi, sempre con l'aiuto del gel base, andiamo a posizionare le nostre paillette rosse. In questo caso vado a posizionarle in modo che sembra che fuoriescano dalla busta. La prima paillette, quella proprio all'uscita della busta, sono andata addirittura a ritagliarla per creare proprio questo effetto nascosto all'interno della busta, quindi queste paillette sono molto sottili, li potete dare la forma che volete. Una volta soddisfatti della posizione, andate a polimerizzare e poi a sigillare, anche questa con il top matte. Questo è l'effetto finale e queste sono varie idee che potete realizzare su questo stile e soprattutto con l'aiuto di queste paillette per velocizzare anche molto la vostra nail art. Potete utilizzare queste paillette anche per creare un fiocchetto in maniera molto veloce e molto semplificata. Vi faccio vedere per esempio come lo utilizzo quando vado a realizzare mini. Innanzitutto vi faccio vedere come realizzo il cerchio, quindi la parte centrale della faccia stilizzata di Minnie. Parto da una croce e poi vado ad unire le estremità di questa croce in maniera tondeggiante, in modo da far venire fuori un cerchio preciso. Lo vado a colorare all'interno e poi vado a creare, sempre utilizzando un punto di riferimento centrale, anche i due cerchi che vanno a formare le orecchie. Quindi per creare nail art precise e proporzionate prendete sempre questi punti di riferimento perché vi aiuteranno tantissimo. Vado a riempire anche la zona delle orecchie e poi procedo con la polimerizzazione. Se volete potete anche aggiungere dei puntini neri sullo sfondo bianco per riempirlo meglio, ma la cosa molto importante è come realizzare il fiocchetto con queste paillette. Vado a posizionare nella zona del fiocco una goccia di gel base e poi vado ad appoggiarci sopra due paillette a forma di cuore con la punta rivolta verso l'interno. Polimerizzo per fissare le paillette e poi vado a sigillare. Anche qui potete utilizzare o lucido o opaco a vostra scelta. Una volta polimerizzato, questo è il risultato finale, quindi in maniera molto semplice potete realizzare anche un fiocchetto. Se vi ritrovate invece delle paillette a forma di cuore troppo grandi da utilizzare, vi lascio quest'idea per non buttarle ma utilizzarle in modo originale. Come vedete dal video, vado a realizzare con un colore marroncino chiaro un cerchio centrale che sarà la faccia del mio sacchiotto e poi due puntini laterali che andranno a formare le orecchie. Una volta polimerizzato questo colore, vado con un dotter a realizzare gli occhi, il naso e la bocca aiutandomi con il pennello Liner Zero. Una volta polimerizzati anche questi elementi, con l'aiuto del gel base vado a posizionare la mia paillette più grande a forma di cuore e la vado a posizionare precisamente sotto la faccia dell'orso. Polimerizzo per bloccare e poi vado a sigillare per autolivellare. Potete farlo con una base trasparente o con un lucido trasparente.
Un consiglio: una volta steso il trasparente per autolivellare la paillette con la nail art, andate a capovolgere l'unghia perché sicuramente vi darà un risultato più liscio ed omogeneo in superficie. Con l'aiuto di un dotter vado a prendere il colore che avevo utilizzato per il volto dell'orsacchiotto e vado a creare 4 puntini, 2 per realizzare i piedini stilizzati e 2 per realizzare le manine al di sopra del cuoricino per fare in modo che sembra che lo stia abbracciando. Prima di polimerizzare andate a spolverizzare al di sopra la polvere acrilica trasparente. Ripetete questo passaggio diverse volte e poi andate in lampada. Questo vi creerà un effetto in 3D un po' vellutato. Una volta polimerizzato andate a togliere l'eccesso con una spazzolina e questo sarà una nail art un pochino più particolare, ma come avete visto con pochissimi passaggi e soprattutto molto semplici. Fatemi sapere nei commenti quale idea vi è piaciuta di più e soprattutto quale proverete a replicare. Ci vediamo alla prossima!